Finestre. Buonasera a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati. Il titolo di oggi apre e forse anche chiude, staremo a vedere. Sono molto contento che siate qui, siete numerosissimi questa sera, quindi grazie per la fiducia. Saluto tutti quanti, se avete delle cose da scrivere, se ci sono dei problemi, ditemelo, mandate un messaggio, vedo di leggerlo in diretta. Vorrei ricordare tutte le dirette precedenti, che sono state Mari, Alberi e tante altre. Vi dico anche poi tra pochissimo dove le potete trovare nel caso in cui le aveste perse. Ma prima di tutto vorrei dirvi dov'è che mi potete trovare. Ecco qua. Sul mio sito www.robertocarlone.it e andate sulla pagina del blog. Su YouTube mi trovate Roberto Carlone, basta digitare. Su Facebook mi trovate sugli occhi di Vivian, dove siete connessi adesso. Con Instagram pure gli occhi di Vivian mi trovate. E se volete ricevere la newsletter robertocarlone.it/contatti, andate e vi arriva tutto quanto il benvenuto. Vi vorrei ricordare i prossimi appuntamenti. C'è un appuntamento speciale, cioè che Vivian Maier, mercoledì è l'anniversario della sua morte. La voglio ricordare ed omaggiare facendo una diretta speciale, direi alle 20:30. E poi lo spettacolo il 28 di aprile. Qui vi potete iscrivere, andate sempre sul mio sito e trovate tutto quanto. Direi di partire e andare con le finestre. Non ci sono stati tanti particolari, tanti eventi per concatenarli questa settimana. Sono stati due semplici. La prima causa, la pioggia. E qui vedete la prima causa. E non puoi proprio resistere in certi momenti a fare le foto. E la seconda invece è stata molto facile. A casa abbiamo deciso di rifare le finestre. Gli infissi sono vecchi, troppa dispersione di calore, allora va bene, dico, andiamo avanti e rifacciamo gli infissi. Quindi, finestre è diventato il titolo preciso e deciso per la diretta, anzi vorrei dire inevitabile. Quindi, prima finestra, tratta dallo spettacolo di Vivian Maier, Gli occhi di Vivian Maier, vi faccio una sorta di anticipo dello spettacolo che presenterò il 28. Qui uso una foto di Vivian Maier e mi ci metto dentro. Sono un poco presuntuoso, ma è stata la chiave interessante per poterci entrare dentro. Ci sarà a un certo punto un salto un poco brusco, scusate se non sono riuscito a migliorare tanto, ma vorrei che l'aprissimo subito questa finestra e andassimo immediatamente in diretta, pronti a partire. Eccoci. Apriamo questa finestra. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are. Da qui controllo tutto, vedo tutto. L'edicola è un osservatorio, è la mia finestra sul mondo. Qui vendo il mondo mentre lo osservo. Questa è la mia idea di fotografia fondamentalmente. Qui c'è tutto quello che penso. È una tendina che si apre, e questo succede anche nelle camere fotografiche, e io che guardo il mondo. Secondo me la fotografia è una grande finestra che però ha il vantaggio di essere mobile. Possiamo portarcela dietro. Puoi decidere cosa farci entrare e che cosa lasciare fuori. È una bellissima decisione questa. Succede che quando vado nelle case sconosciute di amici oppure di conoscenti, o quando vado alle feste, quando entro anche in un ufficio,
la prima cosa che faccio è affacciarmi alla finestra. Non so perché, però guardare, curiosare. E la prima volta che ricordo bene questa sensazione fu quando andai dal mio amico Roberto, che abitava un piano sotto di noi. Ero piccolo, avrò avuto 6-7 anni, ma lui abitava esattamente sotto di noi. Mi affacciai alla finestra e vedevo un'altra cosa, un'altra città. La posizione era la stessa, ma alcuni dettagli non c'erano più. Altri erano più marcati, come se ci fosse stata una distorsione. Cambiava sostanzialmente il punto di vista. Questa è un'altra idea di fotografia, forse già a quell'età pensavo un poco alle fotografie. Vorrei fare una piccola panoramica. Questa è un viaggio che ho fatto in America. E questa è Hypnosis o Hypnosis, non so come si dica sinceramente, and Reflections, così l'ho intitolata. È stato un viaggio a San Francisco e questo ricorda un poco quello che io faccio abbastanza normalmente, perlomeno facevo fino a quando c'erano gli spettacoli, cioè andare negli hotel e aspettare e poi andare allo spettacolo. Una volta c'era l'entusiasmo di andare in una nuova città, in un nuovo posto, a scoprire cose nuove. Adesso è diventato un poco più tranquillo tutto quanto. E quindi aspetto spesso e mi affaccio alla finestra e guardo. Questo è stato anche il manifesto di una mostra che ho fatto che si intitolava Paesaggi parziali, e di questa mostra ho presentato una visione abbastanza insolita, molto parziale. Io sono convinto di essere parziale e quindi lascio questa parzialità. Io penso che con la mia fotografia non si possa essere assolutamente oggettivi ed imparziali. Qualsiasi foto, anche nei paesaggi, si è imparziali. Qua sono paesaggi urbani, ho cercato di trattare un poco i paesaggi, di trattare l'urbanità, tutto quello che era il manufatto umano in maniera come se fosse un paesaggio. Ora passiamo alla seconda foto. Siamo sempre a New York, al confine tra quella che, scusate, siamo a San Francisco, al confine tra Chinatown e Little Italy. Qua vedete delle finestre, forse sono più delle porte finestre, più che altro. Affascinato ovviamente da tutti questi giochi di ombre, era forse la prima volta che le vedevo, non si può non cascarci. Questa è sempre un'altra zona, qua è proprio Chinatown, vedete molte più finestre di quelle di prima. Qua invece ovviamente sono affascinanti sempre queste scale antincendio che ci sono in America. E ovviamente alle finestre si apre un mondo. Qui invece siamo ad Alcatraz. Questo è l'interno ed è una finestra all'interno che dà in un'altra dove ci sono le celle. Questo era un punto di contatto, c'era anche un piccolo buco all'interno di questo vetro che capite e vedete quanto sia spesso. E questa finestra era veramente una di queste dimensioni, forse anche più piccole. La ricordo molto bene e vedete anche in che condizioni sia e si riesce a capire qual era il tipo di rapporto che c'era attraverso una finestra. La finestra successiva, sempre di casa mia, è sempre ad Alcatraz. Qui vedete quello che da fuori arriva dentro. Ho cercato spesso, e in tutta questa serata cercherò di farvi vedere, non tanto quello che dalle finestre si vede e si spia, ma quello che entra dalle finestre. Questo mi ha sempre, come dicevo prima, mi ha sempre incuriosito. Questo invece usciti da Alcatraz, siamo a Castro, sempre San Francisco, e finestre perché siamo su un autobus e dietro di loro c'è una finestra. Queste due persone sono state le pochissime persone che sono riuscite a fotografare, erano talmente prese e intente
a litigare un poco, comunque a far valere le loro ragioni, e sono riuscito a fotografarle. E gli americani sono molto particolari, sono molto socievoli, perché tutte le volte che li guardi ti salutano. Noi siamo abituati a guardare le persone quando le incrociamo per strada, e gli americani forse un poco di meno, e la cosa incredibile che ho sempre notato è che quando le guardi anche negli occhi mentre le incroci, ti salutano. Questo è un aspetto meraviglioso degli americani. Passiamo adesso alla foto successiva. E qua invece siamo ovviamente fuori Castro e siamo nella libreria City Lights di Ferlinghetti. Qui vediamo la Poetry Room, e queste finestre mi hanno veramente fatto dannare per post-produrre questa fotografia. Mi piace tanto fotografare il controluce, ma a volte veramente mi metto in grandissime difficoltà. Questo posto è veramente particolare. Quando si entra si respira un'atmosfera, si respirano i libri, si sente veramente la storia del 68, la storia di una rivoluzione che continuava anche allora, che continua anche adesso sicuramente. E questo ho cercato di passare in questa fotografia le sensazioni che ho ricevuto. Qui invece è il secondo viaggio. Siamo a Chicago, quando sono andato a fare tutte le ricerche per Vivian Maier. Questo è il grattacielo del John Hancock Center, e questo è il tilt. Vedete, su questa finestra ci si appoggia quando è dritta. Poi un operatore suona ovviamente allarmi e tutto quanto, e la finestra scende e si affaccia sul vuoto. È bellissimo sentire le urla delle persone in alcuni casi. Io non ho avuto il coraggio di affacciarmi, però veramente ho ancora nelle orecchie le urla di queste persone, veramente è una sensazione forte e incredibile. E ovviamente si vede un panorama, lo potete notare un poco lì a sinistra, quello che si vede. Veramente pazzesco. Qui invece siamo in Francia. Qui ci sono questi vetri grandi che ho usato per lo spettacolo. Siamo a Saint-Julien-en-Champsaur, dove parlo dei vetri e del fascino che Vivian Maier ha sempre avuto per i vetri. Questo invece è un particolare che mi sembra molto molto interessante, questi vetri aggiustati, riparati alla belle meglio, e questo mi dà molto l'idea dell'anima di Vivian Maier. A questo punto vorrei introdurre le fotografie d'appartamento. Sono sempre fotografie mie, ho avuto un poco di presunzione questa sera, ma ho scoperto che veramente le finestre mi affascinano, mi toccano, e ne ho fatte veramente tantissime. Fotografie d'appartamento è stato la mia risposta al Covid, al primo Covid, soprattutto al primo lockdown, quando siamo rimasti chiusi i primi mesi. Mi sono dato da fare tantissimo, ho fatto tantissime fotografie e ve le faccio vedere alcune. Queste, ovviamente casa mia, ci ho passato tantissime ore, e quello che ho scoperto che ho fatto è che vorrei dire che sono fuori per guardare dentro e dentro per guardare fuori. Questa è un particolare, le coperte. Questi invece ne parlo, ci ho fatto uno spettacolo anche su questo, no? Che ho presentato, e presenterò anche prossimamente per vedere un po' le differenze tra marzo-aprile dell'anno scorso e questo marzo-aprile. Vedrete che dopo Vivian Maier, dopo lo spettacolo, ripresenterò le mie fotografie d'appartamento, perché sono curioso di vedere le sensazioni che lasciano. E di queste finestre parlo dei cactus che sono sulle finestre. Il sole a un certo punto entra, tocca e lascia questi cactus che sono come, a me ricordano tantissimo Bruno Bozzetto o Esten Soda. Ci sono dei momenti, delle immagini in cui i cattivi si vedono in controluce. Ecco, questi cactus mi ricordano proprio esattamente. E un'altra cosa che posso dire è che queste finestre sono state un taglio
una ferita, è un poco una ferita che forse non si rimarginerà più. E le fotografie sono delle ferite. Qua invece vediamo una foto di notte, mi hanno colpito proprio tantissimo le finestre e ovviamente quello che succede è quello di diventare guardoni tutti quanti, no? E allora la cosa difficile è avere discrezione per non entrare nelle case degli altri, ma nel medesimo tempo un poco guardarle, sorvegliarle. A un certo punto forse ci siamo sentiti un poco tutti guardiani anche degli altri, nei momenti buoni ovviamente. E questa cosa di avere questa senso di premura quasi, di proteggere le persone, è una sensazione che ho provato molte volte perché mi sono illuso che forse anche altri guardassero dentro le nostre finestre. E, un'altra cosa che ho cercato tantissimo, ve l'ho detto anche prima, è stato questo andare, cioè momenti che vanno da dentro a fuori, che ho fatto veramente tantissimo, e anche da fuori a dentro. Ma questo lo vedremo poi. Ora vorrei un poco alleggerire tutto quanto con una foto normale, perché si fanno le foto normali. E secondo me è una foto buffa e simpatica. Ecco, questa foto del cane, sempre a Romena, vi ho già parlato altre volte di Romena. E sono finestre, ma il cane sta fuori a controllare che nessuno entri dalle finestre. Quindi anch'io sono normale, no? Ma adesso vorrei presentarvi quella che è stata la foto più bella. La foto più bella che ho fatto ed è, siamo a Bilbao, tanti anni fa, e l'ho fatta con questo Nokia scassatissimo. Si apre, forse riesco ancora ad aprirlo, aspettate se ci provo. Vabbè, ha una macchina fotografica, veramente sono 72 pixel la definizione, è una cosa veramente assurdissima, come sia venuta fuori una foto così bella. Vi racconto due cose semplicissime di questa foto, che avete presente il museo di Bilbao, è un museo molto particolare. A un certo punto, quando visiti i musei, ti fermi, vai al bar e recuperi. Ero lì lontano dalla finestra e sento, a volte succede, no? Lo senti quando sei con le antenne dritte e stai fotografando, che succede qualcosa. Mi affaccio alla finestra e quello che trovo è questo. Questa nebbia con la pioggia e quest'uomo che passa. Questa è la fortuna incredibile. E non si sa come mai qualcosa succede sempre quando si cerca di fare una foto. Un Nokia 70 è una cosa impressionante. E adesso, prima di aprire la seconda finestra, do un'occhiata ai commenti che avete fatto e saluto tutte le persone che ci sono. Cecilia, Isabella, ciao Isabella, mi fa molto piacere trovarti, Sandra, Fiorenzo, Paolo, tutti che mi salutano. Eccoci Roberto, bellissimo questo plurale che state usando, mi fa molto piacere. Le finestre sono un ottimo esercizio per iniziare a guardare la quotidianità con occhi nuovi, un modo per capire il significato del pensiero di Ghirri. Niente di antico sotto il sole. Ghirri mi è scappato, ve lo preannuncio, ma se ne potrebbero fare migliaia di puntate sulle finestre. Ora, come dicevo, passiamo alla finestra numero 2 e andiamo in Francia, almeno ci siamo già stati, ci siamo già passati. E vorrei aprire la finestra su Jean-Luc Poussieff. È conosciuto per le fotografie di nudo femminile, sono mai volgari, anche se sono molto spinte. Prima vi faccio vedere i suoi autoritratti e capite subito che tipo è. Il secondo autoritratto che vi faccio vedere è veramente, fa capire quanto è ossessivo, quanto è ossessionato dalla macchina fotografica, dalla tecnica, dalla tecnologia. Lui è un grande maestro, ma non ha soltanto fotografato quello che soprattutto noi ragazzini guardavamo all'epoca quando uscivano per guardare il torbido, diciamo così, ma è stato veramente un signore. E vi faccio vedere a questo punto
la prima foto, che veramente è una rotondità, ma vorrei passare alla seconda, che è molto molto più interessante e si dimostra veramente un signore dell'eleganza. Qui si capisce che grandi capacità si hanno, che signorilità, vero? Questa è la seconda foto, è uno scorcio, una foto rubata, niente a che vedere veramente con i nudi, con l'erotismo, si capisce, mi piace presentarvi le altre facce dei fotografi, no? E mi mettono anche meno in imbarazzo, perché c'è sempre una sorta di pudore. Questa è proprio una foto anni 60 che veramente la dice lunga su quel periodo, sulla delicatezza. Vedete che raffinatezza c'è in questa fotografia. Partecipa, non spia. E poi vedremo dopo, a proposito di spiare nelle case degli altri. Questa è una foto spettacolare, una foto, scusate, non volevo fare questo, è una foto spettacolare. È il Café des Fleurs. Qui siamo finalmente di nuovo da dentro a fuori. E lui è uno dei pochi che fotografa da dentro a fuori. Qui si trovavano Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir soprattutto, ed è una tappa obbligatoria quando si va a Parigi. Ci sono state veramente interessante, bello, ti senti partecipe di quei momenti che hanno cambiato tanto il mondo. E la foto è veramente spettacolare. Questa è un'altra foto. Veramente io non ci sento un grande voyeurismo, ci sento molta partecipazione in queste foto. La foto successiva è da una finestra, che è la finestra della foto. Vedete, si è fermato, addirittura ha aperto la portiera per fare questa foto. Qua mi sa tanto di America, no? Che dite? Quella successiva invece è la foto uccelli, perdonatemi, uccelli. Qui siamo con Hitchcock. È una finestra sul cortile, o uccelli, non lo so. Si è stato incaricato da Vogue a fare delle foto pubblicitarie, forse per lanciare il film, non ho scoperto tantissimo di più, ma questa è una foto importante. Qua abbiamo Inabal che è protagonista e possiamo passare a un momento successivo. Se si parla di finestre, ovviamente è obbligatorio parlare di Hitchcock, no? È un must, come si dice. Una finestra sul cortile è una foto, è un film importantissimo. E qui andiamo a finire sul piccoli mondi privati, che sono un poco protetti dalla luce degli appartamenti o di alberghi, di uffici, di villette. È un tutt'uno con un impulso umano dei guardoni, che è anche però un misto di poesia, di perversione, di medesimazione, come ci ha insegnato Hitchcock, no? Di curiosità bonaria in fondo, e anche di attitudine al ruolo di spettatore, di qualche cosa d'altro. Si osserva l'esistenza che fluisce, si attende anche forse l'ebbrezza di un miracolo e che si manifesti l'epifania del quotidiano e uno stupore. Forse per una pioggia minuta di fenomeni, dinanzi a cui spalancare le pupille, le bocche, le orecchie, le emozioni. E la finestra è una metafora perfetta di questo sentire grandioso che si trasforma in racconto, originariamente ed incessantemente. In fondo serve un palco per la rappresentazione, un'inquadratura, una profondità prospettica, un taglio, un fondale, una pagina, un quadro in cui fingere di entrare o magari entrarci per davvero, lasciando che tutto il resto, quello che rimane fuori, cioè la realtà senza contorni e in movimento, la confusione dei dettagli
e l'inafferrabile sequenza delle azioni. È come se fossimo sospesi un istante. Le finestre funzionano come nuovi spazi di finzione, quadri nel quadro, teatri di un teatro. E apriamo la terza finestra. Si tratta di Rodney Smith. Lui odia le definizioni di fotografo e dice: sono cresciuto in una tradizione dove essere fotografo era un nobile perseguimento. Era un esercizio fatto di amore e passione e seguirlo era un difficilissimo atto da portare a termine. Ci sono migliaia e migliaia di persone che scattano fotografie, ma pochi fotografi, perché si deve avere la visione, l'occhio e soprattutto qualcosa da dire. Questo è un suo autoscatto. Meraviglioso. Qua, vabbè, siamo nel misticismo poetico dell'amore. Ma aspettate perché ne arrivano altre, questa è veramente molto molto interessante. Le sue foto sono costruitissime, non sono foto spontanee assolutamente, sono foto veramente con modelli, sono foto con personaggi che sapevano, sono foto molto molto studiate, calibrate. Lui ha un senso dell'ironia molto molto forte, bisognerebbe fare un giorno di queste, una puntata di queste, faremo qualche cosa sulle foto comiche. E la foto successiva, qui lui secondo me sente un'influenza di Magritte, sono tutti omini magrittiani quelli che si vedono e tutti guardano verso questi orizzonti misteriosi. Questo è veramente Magritte. E vedete come è studiata questa foto. Qua invece andiamo più sull'etereo, su qualcosa di detto e non detto. C'è questa luce che illumina, dovrebbe essere molto precisa, molto forte, e invece lui riesce a metterceli in lontananza, quasi, quasi come se svanissero all'interno della luce. Sono finestre che parlano queste. E passiamo ora alla finestra numero 4. Qui andiamo su un progetto, un esperimento molto, molto particolare. Intanto saluto Elena, saluto Maria, Alessandro, che piacere trovare anche Alessandro, Elena soprattutto, che Elena è la nostra Vivian Maier in ombra nello spettacolo. È una fotografa meravigliosa, vi invito ad andare a guardare le sue foto, sono veramente molto particolari, ha una sensibilità delicata, sottile. Elena Tubaro, andate, cercatela, ne vale veramente la pena. Gigi saluto anche e Anna Chiara, che come sempre fa poesie e dice sono sempre poetici, molto poetici i tuoi lavori, grazie, mi mettete in imbarazzo. Vi stavo parlando della finestra successiva e mi sembra che andiamo in Giappone e siamo da Shizuka Yokomizo, forse ne avete sentito parlare, e lei andava dalle famiglie, dalle persone e lasciava questa lettera che vi leggo. Cara sconosciuta, caro sconosciuto, sto lavorando a un progetto che riguarda persone che non conosco. Una delle prossime sere posizionerò la mia macchina fotografica fuori dalla tua finestra, nascosta da qualche parte. Se non ti disturba l'idea di essere fotografato, per favore mettiti in piedi al centro della finestra e guarda fuori, precisamente tra le 5 e le 6. Resterò lì per 10 minuti, farò una fotografia di nascosto, poi me ne andrò. Se troverò chiuse le tende capirò che non sei interessato. È meravigliosa questa cosa, no? Eccocela qua. Questa è la carrellata delle sue fotografie. Lei intitola questo progetto Strangers
e fotografa tra Berlino, Tokyo e Londra. Qui siamo su delle foto che parlano di una distanza fisica e una distanza che non è una distanza, cioè la disponibilità. Secondo me ci insegna veramente tantissimo. E se così tante persone sono riuscite hanno accettato questa sfida, questo di mettersi a nudo, di permettere di aprire le finestre a casa loro, è veramente proprio un discorso sulla fiducia. Non c'è un legame, non c'è una relazione, non c'è un contatto tra i due. È molto bello. Secondo me ci insegna veramente tantissimo. Tantissimo sull'intimità e sulla riservatezza, che per un attimo scompaiono, vanno via. Sembra che veramente siamo invitati all'interno di un'altra casa, di un altro appartamento. Però veramente anche qua c'è una grandissima discrezione, una grandissima poesia. Qui addirittura c'è una famiglia, quindi questa lettera è stata estesa a tutta la famiglia. A me sembra, la prima volta che l'ho visto, sì, un poco mi ha toccato, mi ha commosso, no? È bello che in una città come Londra, come Tokyo, ci sia una famiglia che risponde a questa cosa, l'idea dell'intimità, non è più una persona, non è più un single, ma è veramente tutta la famiglia che dice siamo qui, ciao, e saluta un mondo sapendo che verrà fotografata e sapendo che verrà probabilmente usata, esposta questa fotografia. È molto forte, mi piace tanto. Eccoci. E lasciamola per andare invece su un altro approccio simile ma diverso. Qua invece la fotocamera viene posizionata proprio di rimpetto a un edificio. C'è una parte restante, talvolta è visibile l'architettura della casa, le aree che ci sono intorno, antistanti, gli spazi del vicinato. E qua si vede anche al di là dei vetri, si vedono i residenti che sono in questo caso consapevoli della presenza del fotografo. Qui c'è complicità, perché loro sono intenti in comuni attività quotidiane fondamentalmente. Però il fotografo è andato a sistemare a casa loro i flash, i lampeggiatori, e loro attendono che vengano azionati. Loro quindi sono consenzienti. È molto interessante anche questo approccio. E questo è Barrera, un fotografo italiano, e le sue foto sono veramente molto 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 interessanti. Vedete quanto... Qui si mescolano la distanza dell'autore, la sua discrezione, e nel medesimo tempo gli permettono di illuminare la scena e di scattare, non sapranno quando, ma per un attimo loro si mettono a nudo. Qui c'è un discorso di contemporaneo, di coscienza, di sapere. E qua si mescola una sorta di fotografia che è allestita, che è preparata, e una fotografia che è diretta, una straight photography, straight, diretta. Molto molto interessante, vedete qua c'è anche un respiro un poco più grande, si sente dove le persone sono collocate e veramente qua fotografa, non si mettono in posa, ma sanno che prima o poi saranno catturate, saranno un poco violentate. Però anche qua sento sempre molta discrezione. Qua secondo me c'è poesia, c'è questa ricerca sul colore, c'è veramente un percorso molto molto interessante. Chiudiamo con la prima. E ora facciamo veramente un salto azzardato, molto forte. Qui si va verso un'angoscia delle città. Preparatevi, perché stiamo parlando di un fotografo tedesco, Michael Wolf, forse l'avete già incontrato, l'avete già conosciuto.
e andiamo a vedere i suoi angoli. Qua si parla sempre di finestre, ma in una maniera differente. Scusate, sto provando un po' di tecniche nuove anch'io per cercare di rendere tutto più semplice. Questi angoli, qua, e questa è la violenza della grande città. Preparatevi perché questo veramente è tanto toccante quanto la poesia delle altre. Aiuto, viene da dire. Di nuovo aiuto. Quanti siamo, eh? Quanti siamo nel mondo, quanti siamo nelle città. Io ricordo sono stato a Sao Paolo, che è una delle città più grandi. Lui fotografa altro, ma io sono stato in Brasile ed è veramente impressionante la calca di persone. Quando si atterra si passano minuti, prima si attraversa tutta la città. È veramente affascinante. Questa cosa a me tocca e affascina sempre, ogni volta, di capire come si fa a trovare degli spazi personali all'interno di queste realtà, che però hanno veramente una loro poesia, se non una poesia, una loro estetica perlomeno. Su questa foto ci ritorneremo dopo perché questa la riconosco, questo è un grandissimo parcheggio di Chicago e ci ritorneremo dopo. Forse qualcuno avrà già capito per parlare di chi. È veramente molto bella anche questa. Ecco, questa è molto meno inquietante perché almeno sappiamo che si tratta di macchine. Questa, chi era Escher? Nessuno. È un altro tipo di ansia, un altro tipo di angoscia. Questa mi piace tanto. E ritorniamo agli angoli. E ci stiamo avvicinando verso la fine. Mi dicono che il microfono fa un po' di fruscio. Per quel che mi riguarda è tutto a posto. Passiamo ora alla finestra numero 7. Un sacco di finestre abbiamo aperto, che corrente che c'è questa sera. E, andiamo a parlare di Keiki Takara. Qui c'è molta più poesia, è molto più semplice, quasi quasi forse non necessita nemmeno di tanti commenti. Questa fotografa me l'ha fatta scoprire Sara Munari. Sara Munari è un'altra fotografa da tenere d'occhio, molto importante, è stata la prima persona che mi ha ascoltato quando ho pensato al progetto di Vivian Maier. È stata la prima fotografa, perlomeno con la quale mi sono relazionato, che ha detto vai avanti, l'idea è bella, interessante, osa, spingiti oltre e punta in alto. Questa è stata veramente una molto, molto interessante, ecco, come proposta. Sara Munari mi ha fatto scoprire questo personaggio che lavorava come tecnico delle luci nel Buddha Theater. Lei è giapponese, si trova in tournée a Parigi e quindi si imbatte in questa luce tagliente dell'Europa, dura, intensa. Lei non l'aveva mai vista e mai sperimentata in Giappone. Quindi decide di fermarsi a Parigi e comincia a scattare foto, tantissime foto dalle finestre. La sua permanenza a Parigi la fa restare lì 30 anni e comincia la sua carriera ovviamente come fotografa. La sua prima serie di lavori si intitola Ville, che vuol dire città, siamo nel 76, e cattura, come dicevo prima, questa luce particolare in bianco e nero. La serie successiva si intitola Fenêtre e quindi non era così poi difficile trovare questa fotografa, no? Che gli valse anche il premio come miglior nuova fotografa all'International Photography Festival di Arles, famosissimo, nel 77. Queste sono le sue splendide finestre che ci raccontano tanta poesia, tanta commozione
tanta attenzione nei confronti del mondo. C'è molto cielo sempre, molte nuvole, molto paesaggio. Anche lei ci riesce ad affascinare. Ma passiamo ora invece alla mia preferita. Ci sono un poco di fotografie della meravigliosa Vivian Maier. Io, scusate se insisto, ma trovo qualche cosa di particolare nelle sue foto. Nessuno di tutti i fotografi, forse perché è passato del tempo, si specializzano in qualche cosa. Restano sempre molto ferme, no? Vedete, le ricerche sono molto ossessive, molto precise, per fortuna che ci sono, però Vivian Maier invece spazia da una cosa a quell'altra, a quell'altra, a quell'altra. Anche lei sa entrare dentro, uscire fuori, guardare, ridere, sorridere, essere ironica. Vi faccio vedere un poco di foto sue. Questa è una foto che veramente fa ridere. È veramente una bella foto, per cui mi sentirò sempre di ringraziarla. Lei riesce a cogliere dei particolari e a renderci l'ironia di queste foto. Qua invece è molto più pesante, impaurita, ossessiva. Sentiamo questa barriera, queste barriere che ci sono. Questa è una foto molto rara, è una tra le primissime foto che John Maloof ha pubblicato. Sono andato a vedere su Flickr, quando lui presentava le prime foto e ancora non era partita la macchina da soldi su Vivian Maier, stava cominciando a nascere. E si trovano delle foto che sono molto rare, che non sono mai state presentate e sfruttate. Questa è una foto l'ha postata lui, per cui direi che è una foto autentica, no? È la sua parola. È molto bello perché c'è una partecipazione. Lei al sicuro, però partecipa al lavoro di questo imbianchino, di questo operaio. Bella. Vedete, secondo me qua c'è qualche cosa di diverso. Io sento un respiro. E qua invece siamo in viaggio, in treno. Lei era una grandissima viaggiatrice e fa questa fotografia. Ho scoperto provando la Rolleiflex, vedi, passiamo dalle macchine più semplici, più scalcagnate come i telefoni di prima, alle macchine vere, belle, importanti. Per fotografare una foto di questo tipo bisogna avvicinarsi tantissimo alle persone. E lei aveva questa grande dote. È vero che stanno dormendo, però comunque ci vuole una grandissima discrezione e bisogna essere dentro alla sensibilità e all'attenzione delle persone. Questa di nuovo è un po' preoccupante, ma è buffa comunque. Questo gattino è splendido. Dentro una macchina poi. Quindi uno pensa che si porta un gatto dietro, magari questa era una macchina dove ci stava qualcuno, dove qualcuno ci viveva, forse non è una macchina ma è una casa. Questo gatto non ce la fa più, eh? Questa è un'altra foto abbastanza particolare e insolita sempre di lei. Qua è lei che entra dentro, però anche qua c'è sempre un'attenzione e una grandissima partecipazione a chi è dentro in quel momento. Questa è una fotografia sempre molto tenera, molto partecipata, perché lei sta interagendo con questi bambini. Guardate, loro la guardano, la stanno fissando. Non dico che chiedono aiuto, perché non è questo, però c'è veramente un grandissimo contatto. Si parlano, anche se non dicono niente. Si vogliono far fotografare, vedono questa persona strana perché lei era altissima, era un personaggio veramente fuori dalla norma, un donnone che poi dopo aveva un modo di camminare molto marziale, molto deciso. Sembra che si capiscano. Qua vediamo ovviamente un suo autoritratto, questo, molto malinconico, autunnale, invernale, con questa foglia che è appoggiata sulla macchina. Sempre di finestre si tratta, finestrini, ma ci siamo sempre.
lei lavorava con i bambini, quindi penso che avesse una bella sensibilità per i bambini, quelli che la capivano, per i bambini diciamo buoni. Con quelli che la trattavano male è stata veramente molto cattiva. Raccontano che addirittura era veramente violentissima e scioglieva i giocattoli dei bambini dentro l'acido muriatico. Terribile, eh? Ma si capisce, se guardate il film di Malouf, capite anche, la persona che racconta questo aneddoto si capisce. Non la sopportava tanto la bambina a Vivian Maier. Questa è una foto di cui mi sono stupito anch'io e penso sia la terza foto che ha pubblicato John Malouf. E anche questa c'è un finestrino, è una foto da un finestrino, è un'America molto particolare, molto forte. E anche questa è una foto veramente che ho scoperto facendo questa ricerca sulle finestre. Qua invece abbiamo la luce che passa attraverso una finestra e un'ombra che si proietta sul muro. Molto particolare. Il suo modo di vedere veramente era unico. Poche fotografie sono riuscite a passare da una situazione a quell'altra, così con semplicità e con facilità. Mi piacciono le fotografe, gli artisti soprattutto che non si riescono a definire, che non si riescono a incasellare. E Vivian Maier non ha mai voluto essere incasellata. Questa è un'altra foto, invece questa la sento molto, molto sociale. Prende una persona in un momento particolare mentre sta lavorando e lei, questa donna, è imprigionata, non può andarsene via, non può rifiutarsi di farsi fotografare. Però nel medesimo tempo guarda incuriosita. È bello, no? Quando un fotografo scopre che c'è una persona che si incuriosisce alle sue foto. Buona parte del mio spettacolo è costruito proprio su questo, su questa curiosità di chi è fotografato, da quello che gli passa nella testa mentre viene fotografato. E con questo abbiamo chiuso il ciclo legato a Vivian Maier. Ora stiamo chiudendo perché forse questa puntata è durata un pochino più delle altre. Vi ricordo, questa è una grande novità e devo ringraziare Caterina perché ha detto perché non metti tutti i nomi delle persone di cui tu hai parlato, degli artisti. Mi sposto di qua così mi vedete meglio. Abbiamo parlato quindi di Jean-Luc Sieff all'inizio, Rodney Smith, quello degli omini magrittiani, di Shizuka Yakomitsu, di Giorgio Barrera italiano, Michael Wolf, Kei Kitahara e Vivian Maier. Questi sono i fotografi che abbiamo incontrato quest'oggi attraverso le loro finestre che hanno aperto a noi. A questo punto direi che possiamo salutarci. Vi lascio gli indirizzi dove potete trovarmi sul mio sito che è robertocarlone.it. Andate sul blog e lì trovate, pubblico abbastanza domani, da domani pubblicherò questa diretta, trovate tutte le altre dirette che non sono più legate a Facebook, su YouTube mi trovate Roberto Carlone, se volete iscrivervi al mio canale mi fate un grandissimo piacere, e poi dopo potete anche cliccare sulla campanella, è tutto un mondo che sto scoprendo che vi avvisa quando c'è una novità. Lì trovate anche cose molto vecchie, trovate anche dei trailer dello spettacolo. Su Facebook ovviamente ci siete già, trovate tutte le mie fotografie e mi trovate su Gli Occhi di Vivian. Gli Occhi di Vivian con la V minuscola è anche il mio indirizzo su Instagram. E una cosa nuova che vi vorrei proporre è quella di andare sul mio sito robertocarlone.it, andare sui contatti e iscrivervi alla mia mailing list. Con questa voi avrete diritto ad avere uno sconto su tutti gli eventi che verranno, che saranno a pagamento, e sarete invitati a tutte le novità. Sto lavorando su dei progetti e l'idea è di creare una miniserie molto assurda, surreale, che si intitola Rugamastra, e vorrei presentarla e dedicarla solamente alle persone che si iscrivono. Quindi vi invito ad andare immediatamente sul mio sito, sui contatti, e cliccare, così mi dite anche se funziona tutto quello che dovrebbe funzionare. In automatico dovrebbero partirvi dei ringraziamenti e partire tutte le mie notizie. Bene, a questo punto vi do
i nuovi e ultimi appuntamenti. Mercoledì alle 21 è l'anniversario della morte di Vivian Maier, quindi voglio farle un omaggio, una piccolissima diretta, 20 minuti, mezz'oretta, per fare un saluto e poi per prepararvi a mercoledì 28 alle 21 uno spettacolo online in diretta e dal vivo dove racconto, suono, faccio vedere le fotografie di Vivian Maier, ci sono tante animazioni, entro dentro le fotografie come avete visto all'inizio e il titolo è Gli occhi di Vivian Maier a Emma Camera. Vi aspetto tanti e numerosi, su questo c'è un piccolo biglietto da pagare, ma sono sicuro che in questa maniera voi mi aiuterete sostenendo tutta la mia ricerca. Ancora veramente tante grazie, il solito bacio della buona serata, grazie di essere stati così pazienti, così numerosi. Saluto Alessandro, Alda, Elena, molto interessante, grazie, che illustrazione garbata, mi piace essere garbato, mi auguro che anche voi lo siate tanto. Magnifica Vivian, Sandra mi saluta, che bello incontrarti Sandra, speriamo di trovarci dal vivo presto. Ancora grazie anche a Maria Assunta. Grazie ancora, grazie della pazienza e chiudiamo con il cartello per fare una bella figura ed essere veramente garbati. Grazie ancora della pazienza. Alle prossime.